Salve, siamo Daniele e Emanuela, siamo a Malta e oggi andiamo a Valletta, amore, Valletta, ok? E andiamo non con la moto, ma con l'autobus, Autobus Experience in Malta. Emanuela, sei contenta di andare a Valletta? Molto, vero? Oggi abbiamo due ospiti d'eccezione, ovvero mia madre e mio padre. Sei tu il nostro ospite d'eccezione. Esatto, sono io il loro ospite. Un evento che spesso ho richiamato nei miei video è la battaglia tra turchi e contro i difensori dell'isola di Malta, quindi i cavalieri e la popolazione autoctona del luogo. Cavalieri che vennero da tutta Europa per difendere l'isola di Malta e che riuscirono a sconfiggere i 40.000 attaccanti turchi, una battaglia epica. Il generale, chiamiamolo sì, generale La Vallette, città poi intitolata La Valletta, capì che per difendere Malta, quindi la Valletta, era necessario fortificare la città. Infatti dopo, a seguito quindi degli assedi degli ottomani, la città fu fortemente fortificata, mi piace, l'entrata della Valletta. E adesso ve la mostrerò un pochino meglio. Questa è l'entrata del Belt. Valletta, i maltesi la chiamano Belt perché di fatto è come una terrazza, come un aeroporto che ti porta direttamente sul mare. Bella l'entrata originale, come deve essere imponente e impenetrabile, stupisce sempre. Queste gallerie che si intravedono sono state usate durante la seconda guerra mondiale come rifugio antiaereo da parte dei maltesi. Dici, com'è che fai queste cose? Perché mia nonna si ci andava a rifugiare insieme a mio nonno. E questo è il Parlamento maltese, dove si inebriano i discorsi dei politici maltesi, progettato da Renzo Piano, niente poco di meno che da Renzo Piano. Questa è la via principale della Valletta, lì vediamo quelle colonne, non sono templi antichi, ma è un antico teatro che non è stato ristrutturato, non so per quale motivo, è stato buttato giù comunque durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale da parte degli italiani. Chiaramente l'influenza inglese si vede anche da questi piccoli oggetti, la cassetta della posta. Ora chiaramente si stanno sempre più sparendo perché anche da noi tra altre cose. Republic Street, lo struscio maltese degli anni 50, quando siete conosciuti voi. No, scherzavo. Degli anni 60, Ok, siamo riusciti ad entrare alla Basilica di San Giovanni, la chiesa più importante di Malta, che si trova alla Valletta, e più o meno è come la chiesa di San Paolo situata a Medina, con le iconografie, con le tombe sottoterra, ed è bellissima. Rispetto al barocco di Medina, questa chiesa è più ricercata, è più grande. Ci sono anche degli organi, sono ottocenteschi, sono molto belli e lo sfarzo è chiaramente visibile. Questo è uno degli esempi di barocco più belli probabilmente del mondo. Una volta era possibile camminare anche in mezzo, lo spazio preservato. Qui rispetto a Medina hanno preferito mantenere il vecchio stile. C'è molta confusione rispetto a Medina e lo capisco anche perché qui c'è una delle attrazioni più belle. A me fanno sempre molta impressione questi teschi a terra, queste simbologie un po', come dire, catacombali. Questa è la cappella aragonese dedicata a San Giorgio che sconfigge il diavolo. Camminare in mezzo a queste cappelle così decorate, così ampiamente ricercate, fa comunque una certa impressione. Io c'ero già stato, sono già stato qua diverse volte, ma ogni volta che vengo trovo qualcosa di diverso e di bello da vedere. In questa cappella c'è da dire che sono sepolti ben 4 gran maestri dell'Ordine di Malta. Chiaramente ogni famiglia nobile europea, attraverso le proprie donazioni, cercava di rendere la propria cappella quella più bella. Questa è la cappella che è stata finanziata dai reali di Leone e Castiglia. È una cappella che in questo momento non è possibile visitare oltre questo segnale, forse perché è un po' consumata, non lo so, è molto bella. I marmi vengono da terre asiatiche, terre lontane, bello veramente. Anche perché questo tipo di pietra a Malta non esiste.
È tutto affascinante, anche il pavimento dà davvero l'idea di cristianità. Forse una delle immagini più potenti all'interno della chiesa, quella con i teschi, che cerco sempre di riprenderle perché mi impressionano parecchio. E forse anche le più famose, si può dire, perché quando si viaggia sui siti internet la maggior parte delle immagini sono quelle dei teschi proprio di questa chiesa qua. Uno degli eventi più particolari di Malta è stata la venuta del Caravaggio a seguito del suo esilio, o meglio, lui scappò dopo un omicidio, gli venne dato rifugio dai cavalieri di Malta, che tra l'altro lo arruolarono e poi lo buttarono fuori per varie vicissitudini. Ora vabbè, inutile che vi spiego tutta la storia. Però nel periodo in cui Caravaggio è stato a Malta fece tante cose. Intanto insegnò il suo stile, ma soprattutto fece 2 quadri. Uno di questi è il San Giovanni decollato, e questo è il Caravaggio. Vediamo se riesco a avvicinarmi un pochino di più. La particolarità di Caravaggio era quella di riuscire a dipingere dei quadri sfruttando l'effetto luce, sfruttando i colori. Ora io qua non riesco a farvelo vedere per bene perché, ma spero di poter zoomare. Questo quadro con un minimo di luce riesce a dare il meglio di sé, una tecnica che era proprio insita del Caravaggio e dei Caravaggini, ovvero coloro che hanno studiato diciamo sotto l'influenza del Caravaggio stesso. Questo è il più grande quadro che ha fatto il Caravaggio, probabilmente anche perché ha avuto più tempo per poterlo fare, perché gli fu commissionato e lui era comunque esiliato, era rifugiato qua a Malta, ha avuto parecchio tempo per poterlo fare. E il quadro, credetemi, è bellissimo. Io l'avevo visto quando ero piccolo e mi aveva impressionato, ma tutt'oggi mi impressiona in maniera particolare. È un'opera stupenda, qualcosa che veramente bisogna venire a vedere. Tutta la simbologia del quadro è particolare, partendo dalla donna scioccata, dalla donna che mantiene il vassoio, l'uomo che aiuta nella decollazione di San Giovanni, l'uomo alla finestra. Sono tutte simbologie sicuramente geniali. Bella veramente. Una piccola curiosità: il restauro del dipinto è stato eseguito dall'Opificio delle Pietre Dure a Firenze. Questo progetto è stato possibile grazie al Comune di Firenze e alla Marina Italiana che ha curato il trasporto. Quest'opera qua del Caravaggio, il San Giovanni, è l'unica che è stata firmata dal Caravaggio stesso, e sotto la sua firma c'è la scritta Michelangelo Fratelli. No, Michelangelo, F Michelangelo. F Michelangelo, dove F sta per fratelli ed era dedicato alla fratellanza con i cavalieri. Chissà perché ha voluto simboleggiare ancora maggiormente questo legame, che poi insomma lui anche qua a Malta fece casini perché lui era un pazzo alla fine delle fiere. Un'altra opera del Caravaggio che ha lasciato qui a Malta è San Girolamo. San Girolamo è colui che tradusse la Bibbia dal greco al latino, quindi gli fu affidato questo grandissimo compito e per questo fu santificato. Un lavoro sicuramente immane e discutibile tra le altre cose, per certi versi anche da parte della storia moderna. È particolare perché il quadro, se ci facciamo caso, è un po' macabro. Lì sotto vediamo la firma anche di Caravaggio. Sia stato vestito così, con il cappello dietro, anche se non si vede perché c'è il flash, c'è la luce, e poi la veste rossa e questo macabro teschio qui alla destra del quadro, quindi alla sinistra di San Girolamo. Molto particolare. L'espressione è pazzesca, sembra di stare davanti a una persona viva che si muove e che si illumina con un minimo di luce. Come possiamo vedere, la sala è assolutamente buia, solo con una piccolissima luce per accentuare leggermente le fattezze del quadro. Bello, amore? Bello, eh?
questo è l'esterno della cattedrale. Cioè, non diresti mai che dentro c'è tutto quel... guardandola da fuori, non pensi? Assolutamente. In effetti non lo diresti assolutamente mai. Il nome Malta deriva da Melita, ovvero il nome che avevano dato i greci all'isola, perché essendoci molte api, molti insetti, produceva una quantità sproporzionata di miele e quindi i greci la chiamarono Melita. Qui c'è una storia allucinante e spero che magari questo video possa incuriosire qualcuno nella sua visita. Allora, in questa insegna vediamo la concessione da parte degli inglesi di Buckingham Palace nel 1942 con la croce di San Giorgio. Questa piazza si chiama Piazza di San Giorgio per l'appunto ed è la piazza che ha visto passare gli inglesi nel loro periodo di governo. Quindi all'interno di questi palazzi c'erano gli uffici degli inglesi. Questo è il palazzo del Gran Maestro, ovvero l'ultima sede del Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, che poi adesso si trova a Roma. Ok, siamo riusciti ad entrare al palazzo del Gran Maestro. Questa è la sala in cui si presenta il palazzo del Gran Maestro. Stanno flexando il palazzo e tutti i suoi trascorsi passati praticamente. In questo palazzo, in queste sale c'è stato l'Ordine di San Giovanni, i Cavalieri di Malta e sicuramente le grandissime casate italiane. Guardate qua. Queste sono tutte le casate italiane. Adesso io non le so riconoscere, sicuramente però sono in grado di riconoscere questa, che è l'Aquila a due teste, che dovrebbe ricordare qualcosa per chi mi segue nel canale, e soprattutto questa, che poi si lega con questa in realtà. E poi senza dimenticare il grandissimo contributo del Gran Maestro Jean Parisot de Valette, dalla quale la città della Valletta prende il nome. Potrebbero anche fare dei film abbastanza moderni e che la sua vita è stata passata assolutamente a combattere l'impero ottomano. E addirittura lui nel 1518 si trovava a Rodi a combattere contro l'invasione degli ottomani, dovendosi poi ritirare per ovvie ragioni qui sull'isola di Malta, preparando l'isola all'assedio che sarebbe avvenuto poi di fatto nel 1565 e riuscendo a sconfiggere con ogni mezzo i turchi durante il loro assedio. Grazie alla Valletta, alla sua preparazione, alla sua esperienza acquisita in precedenti battaglie, in particolare sull'isola di Rodi, Malta fu salva e non fu mai catturata dagli ottomani, e non è poco. In sostanza l'impero ottomano avrebbe voluto conquistare Malta per usarla come ponte per la conquista della Sicilia e quindi anche dell'Europa. Il piano però non gli riuscì, grazie anche alla Valletta e ai cavalieri che hanno condotto le difese di quest'isola. Tanto che poi gli ottomani si proseguirono la loro corsa verso l'Europa e di islamizzazione dell'Europa fino alle porte di Vienna. Partendo dall'Italia avrebbero avuto più possibilità di conquistare l'Europa, mentre da Vienna le difficoltà sono state chiaramente maggiori e non vi riuscirono neanche lì, perché l'Europa si unì contro gli invasori e riuscirono a scacciare definitivamente, ma qualche secolo più tardi, l'invasore ottomano. Questa è una parte della storia che a me piace moltissimo perché è moderna e antica allo stesso tempo. Guardate l'entrata, com'è bella. Chissà cosa andremo a vedere adesso, Emanuela? Cosa vedremo adesso? Da qualche parte le armi devono tenere, no? E questa è un'armeria. Io da qui riesco a vedere già il quadro della Vallette. Guardate queste armature, sono molto belle. Tutto quello che c'è in questa sala è assolutamente originale. Non è che l'armatura potevano averle tutti quanti. Le armature sono degli oggetti che potevano avere soltanto i nobili, che potevano permettersi un vantaggio in campo in più. Ma ce ne sono una marea qua sopra, ce ne sono veramente tantissime. E pensare che magari una di esse
è appartenuta a un combattente vero e che magari c'è pure morto all'interno, chissà. La storia dell'assedio di Malta è un evento storico che andrebbe studiato molto di più nelle scuole, molto di più anche in chiave moderna, perché rispecchia quello che è l'impero ottomano nel suo più grande fasto e come la resilienza europea ha potuto contrastare notevolmente una così grande potenza mondiale. È un argomento, perché no, anche particolarmente moderno. Queste sono le armature dei Cavalieri dell'Ordine. Guardate che bei fioretti, che belle spade, che regalità. Guardate come la sala nel frattempo. Chissà se dal video si riuscirà a vedere la profondità e la vastità della sala stessa. La maggior parte delle armature, delle lavorazioni sono italiane. Parlando proprio di assedio da parte degli ottomani, questa è la parte che avevano le armi ottomane. Ora io non so se queste sono derivate da qualche battaglia, probabilmente sì, sono rimasuli dalle battaglie che sono state sequestrate, rinvenute, perché no, anche donate o scambiate. Però la divisa giannizzera, guardate come era bella, come doveva essere impetuosa. Poi sapete che io ho una certa predilezione per la storia turca, quindi sono trofei di guerra, c'è scritto pure. Vedi mio amore Manuela come è utile? Qua andiamo un po' oltre, qua già la tecnologia è un po' più avanti, andiamo un po' più avanti rispetto al grande assedio, pian piano le situazioni cambiano, però è veramente affascinante. Vedete, queste già sono del 1700, sono archibugi. Una delle caratteristiche che ha aiutato tantissimo i maltesi, o meglio diciamo gli europei, ecco, identifichiamo un popolo, è stato proprio la tecnologia, perché di fatto nel 1565 la tecnologia di difesa usata a Malta era superiore alla pari, se non superiore a quella ottomana, che già era particolarmente evoluta. Ricordiamoci che in quel periodo gli ottomani avevano speso ingentissime somme di denaro per potersi appropriare delle tecnologie migliori di assedio. Una settantina di anni prima erano riusciti anche a conquistare Costantinopoli grazie all'innovazione dell'uso dell'artiglieria. Artiglieria che comunque qui a Malta, per quanto usata, per quanto distruttiva chiaramente, non è riuscita ad aiutare gli ottomani nel loro intento. Gli italiani, gli europei, i maltesi, i francesi, gli spagnoli che sono accorsi per difendere il baluardo maltese usavano una tecnologia di difesa sicuramente molto efficace, nonostante lo scompenso e la differenza di uomini in gioco dalle parti. Suddivise in circa 40.000 turchi, chiamiamoli turchi, contro qualche migliaio di soldati provenienti da tutte le parti e la popolazione locale. Quindi una sproporzione impressionante. Ha fatto la differenza sicuramente l'organizzazione delle mura e l'organizzazione delle difese, e sicuramente il coraggio e la perseveranza di chi ha combattuto per difendere la propria terra, i propri principi e la propria religione. Piccola curiosità, la vedete queste spade qua? Si erano accorti gli armieri che dall'esperienza di battaglia contro i turchi rispetto alle spade dritte tipo questa, per esempio, una spada leggermente ricurva riusciva a ferire meglio la controparte. Allora, noi non è che ci stanno molto simpatici gli inglesi a noi italiani, no? Noi italo-maltesi che siamo vissuti a Malta, siamo cresciuti a Malta, sentiamo questa concorrenza tra gli italo-maltesi e gli anglo-maltesi, anche se ormai questa differenza praticamente non esiste più. Grazie agli inglesi, dopo il 1700, chiaramente la preservazione dei luoghi di conservazione di questi cimeli è dovuta sicuramente a loro. Noi italiani non siamo stati, probabilmente non saremmo stati così bravi come loro nel perseverare nel conservare questi cimeli. Questo è un salone, un corridoio che portava ad altre sale, è bellissimo, molto bello. Immaginatelo non con le luci elettriche ma con le candele, quindi deve essere qualcosa di spettacolare. Il Pascià qui non entrerà, la croce a 8 punte sul petto. E
Questa in maltese si chiama il camera tassodda tal mastro, ovvero la camera da letto del maestro. Ora vi dico una piccola curiosità. Sapete perché la maggior parte delle armature non hanno i pantaloni? Ora ve lo spiego. Secondo te, Emanuela, perché? No, non lo so. Non lo so, diccelo. Considerando che le armature erano molto costose, per risparmiare non venivano fatti i pantaloni perché di fatto i cavalieri, difendendosi principalmente dalle mura, avevano bisogno di coprire in maniera principale la parte di sopra del busto, quindi per risparmiare soprattutto ai cavalieri meno abbienti veniva fornita o si rifornivano di una armatura che copriva solo la parte superiore del corpo, dal busto in su. E questa è la sala del Gran Consiglio. È rimasta, rispetto a quando era occupata dal Gran Maestro, è rimasta quasi completamente originale. Poi gli inglesi l'hanno un po' rivisitata, ma gli affreschi sulle pareti sono praticamente quelli del 1600, se non sbaglio. Tutt'oggi questa sala ogni 13 di dicembre è presieduta dal presidente in carica per assegnare le onorificenze di carattere morale elargite dal presidente annualmente alle persone meritevoli dell'isola. Lì al centro, come caratteristica principale della sala, la fuga e la partenza dell'armata turchesca al 3 settembre 1565, la dipartita dell'impero turco che non è più tornato a recriminare il possedimento dell'isola di Malta. Ed eccoci qua all'uscita al Rouge, verso quella che poco fa per noi è stata l'entrata, che adesso diventerà l'uscita per me ed Emanuela da questo splendido palazzo. È stato emozionante visitare il palazzo del Gran Maestro. Bene, mi facevo una considerazione tra me e Emanuela che, insomma, eccola lì. Che? Daniels ogni tanto giappa. Daniels ogni tanto giarca. È possibile che un eroe come la Vallette non gli sia stato dedicato un film, qualcosa? Libri sicuramente a non finire a iosa, ma film di questi qua Colossal, è possibile che hanno dato la possibilità di fare dei Colossal, dei film che fanno veramente cagare, e alla Valletta invece no? Bene, adesso vi riprendo i più belli di Valletta. Guardate lì i miei genitori, stupendi nella loro guardate là, che spettacolo. Allora, questa è la chiesa che rappresenta la prima pietra posata sulla Valletta. Questa invece è la chiesa di Santa Caterina degli Italiani, cosiddetta chiesa degli Italiani. È chiusa, peccato perché mi sarebbe piaciuto visitarla, è proprio chiusa. E non puoi dire di essere venuto a Valletta se non visiti Baracca. A quel punto l'artiglieria maltese non mi ricordo se ogni giorno o mezzogiorno, non mi ricordo, le spara un colpo di artiglieria per salutare, per commemorare. Questa è l'entrata del porto di Malta, come si può ben vedere. Questo punto era chiaramente il punto dove si poteva colpire meglio le navi che entravano nel porto, e in queste acque si sono combattute le battaglie ferocissime contro invasori, dai turchi a altre popolazioni. Bello. Nel 1989 il presidente Bush e Gorbaciov presenziarono qui a Malta per firmare un accordo che sanciva di fatto la fine della guerra fredda, e in questa placca murale qui a Baracca si ricorda tale evento. Qui c'è l'ascensore che porta alla parte portuale. C'è da dire una piccola cosa, che questo ascensore, guardate che bello, era attivo, mia mamma conferma, mamma quando eri piccola tu era già attivo l'ascensore, sì. Poi è stato chiuso per tantissimi anni, vero? Sì, per restauro e restauro per trentennale. Costruito. L'hanno ricostruito ed è importante perché dalla parte portuale, dove arrivano praticamente le navi da crociera, c'è questo ascensore che ti porta direttamente a Valletta, evitandoti di fare la salita. Allora lì in fondo c'è
un ex ospedale militare chiamato Tabiki. Vedete che è una specie di tromba dell'ascensore? Le navi militari con i feriti e i morti purtroppo arrivavano direttamente lì sotto su quella banchina. Ora magari ve la zoomerò in post editing. E i feriti da lì sotto arrivavano direttamente con un ascensore sopra l'ospedale militare. La nostra visita a Valletta è finita, ora torniamo a casa. Amore, adesso andiamo a prendere il trasporta poveri. Sei contenta? Molto. Ok. E questa è stata l'ultima vista di oggi di Valletta, da Baracca è tutto. E questo dimenticavo di dire, Baracca è il posto dove mio padre e mia madre facevano le zozzerie quando erano giovani, ok? Si presume una roba del genere, però le fonti non sono fonti non confermano, ok? Vabbè, ok. Vi saluto. Ciao Valletta.